Ciao a tutti ragazzi, io sono Matteo Valenza. Oggi voglio parlarvi di Hyundai Ioniq versione 2020. Hyundai mantiene la stessa piattaforma per tre diversi tipi di auto: l'elettrica che abbiamo qui oggi, poi c'è la plug-in e la hybrid, e devo dire che esteticamente non c'è nessun cambiamento, tranne che per questa parte qui davanti. Qui nell'anteriore vediamo una grande griglia chiusa completamente con due feritoie. Queste feritoie si aprono automaticamente quando l'auto ha bisogno di raffreddare il motore. Con quest'ultima versione Hyundai con Ioniq ha voluto cambiare tutta la parte per quanto riguarda le luci. Qui vediamo luci full LED sia in posizione non abbagliante che fendinebbia. Il coefficiente aerodinamico di quest'auto è veramente molto basso. Questo gli garantisce un'autonomia di circa 311 km in ciclo VLTP. Qui vediamo una ruota da 16 pollici con un cerchio veramente studiato per impattare al minimo con l'aria. Infatti questi cerchi da 16 pollici sono veramente molto efficienti. Su questo cerchio sono montate delle Michelin Energy Saver 205x60 R16. La spalla di questa gomma, essendo molto alta, garantisce un alto livello di comfort. Hyundai Ioniq ha 5 posti a sedere, diciamo 4 comodi, e sono veramente comodi, devo dire la verità. Gli attacchi Isofix sono qui visibili, quindi potete caricare tranquillamente 2 seggiolini dietro e uno anche davanti. Il baule è decisamente capiente, abbiamo 357 litri circa nel posteriore. Se poi abbattiamo i sedili arriviamo fino a 1400 litri. 1400 litri più o meno sono così. La dotazione comprende una comodissima tendina per coprire il contenuto del baule, poi abbiamo il cavo di ricarica casalingo, il classico astuccio contenente, diciamo, quello che serve in caso di emergenza e poi abbiamo anche un vano per riporre tutte queste cose, molto comodo devo dire. Oltretutto abbiamo anche un kit di riparazione per le gomme. Quest'auto non ha la gomma di scorta. Unica nota dolente del baule è che non è elettronico e quindi mi dovrò farlo da mano. Gabri, mi dai una mano, grazie. Hopla! L'auto ha la capacità di ricaricarsi sia in DC che in AC. Il onboard charger in AC è da 7,4 kW, mentre invece in DC raggiunge velocità fino a 100 kW, ma esattamente vedrete una prova prossimamente sul canale, una prova di autonomia, dove proverò anche diverse colonnine per vedere fino a che punto riusciamo a sfruttare questo caricatore da 100 kW. Una cosa che non mi piace particolarmente è il fatto di non poter aprire il vano per la ricarica con un click o con un touch, ma bisogna andare ad aprirlo dall'interno dell'auto. Hyundai Ioniq non dispone di un vano portabagagli anteriore, ma vi faccio vedere cosa c'è. Sempre che io riesca ad aprirlo, perché ho sempre difficoltà a infilare la mia manina tozza e trovare la levetta. In effetti, trovata. Ok. Ok, sì, non è elettrico neanche questo, non ha pistoni, ma come al solito c'è questo coso che non è proprio immediato, almeno per me. Qui vedete il motore elettrico e tutta la parte in alta tensione che va a prendere energia dalla batteria, che vi ricordo è sotto il pianale, una parte posteriore e una parte centrale. Questo è un motore da 100 kW capace di sprigionare fino a 136 cavalli e dopo, quando andremo all'interno, proveremo a capire un po' le sensazioni di guida e di accelerazione. Hyundai non dà una specifica di quanti secondi da 0 a 100, ma più o meno si attesta attorno ai 10 secondi. Questa vettura può andare fino a 165 km/h,
ma in realtà da alcune prove mie effettuate siamo riusciti ad arrivare tranquillamente a 180 km/h. 295 Nm di coppia, che devo dire di tutto rispetto. Sul libretto effettivamente non sono riuscito a trovare il kilowatt fiscali dell'auto, ma non credo che sia possibile per un neopatentato guidare la Hyundai Ioniq, ma mi devo informare meglio, forse nei prossimi video poi ne approfondiamo. Allora, l'auto pesa circa 1500 kg, ha i freni a disco, davanti sono autoventilati e devo dire che ha una buonissima resa e per quanto riguarda la frenata rigenerativa è molto interessante perché ci sono due palette sotto il volante con le quali si può regolare la frenata rigenerativa appunto da un livello 0, quindi un completo veleggio, ad un livello 3 che è molto presente. Oltretutto poi c'è una cosa molto interessante che in base alla distanza con il veicolo che ci sta davanti la frenata rigenerativa è dinamica, quindi anche se noi impostiamo a 0 ma comunque premiamo il pedale del freno, l'auto in ogni caso rigenererà. Ok, adesso vi porto a fare un giro. Hopla! Allora, per una persona piccolina come me, devo dire che l'auto si adatta perfettamente ai miei bisogni. Prima di tutto il volante può essere alzato, abbassato e tirato verso di sé e spinto. In questo caso avrei preferito che fosse elettronico, però alla fine si fa una volta sola questa cosa. Queste qui, come vedete, sono le leve per impostare la posizione del sedile, avanti e indietro, inclinazione, su e giù e anche il cuscino lombare. Poi una volta che abbiamo impostato la nostra posizione, con i pulsanti di set andiamo a salvarla. Attenzione che però è solo il sedile del guidatore che ha tutte queste funzioni elettroniche, quello invece del passeggero è manuale. Quella che vediamo qui è la versione full optional, ha un prezzo complessivo di circa 43.000 euro. Cose interessanti che possiamo segnalare sono il portaocchiali, che trovo molto comodo, l'obbligatorio ormai pulsante di SOS. Che Poi, figo! sì, sembra tipo quello dei jet che devi cliccare così. Poi abbiamo uno schermo da 10 pollici, molto completo, devo dire anche l'infotainment, dopo andremo a vederlo nello specifico. Un altro display da 7 pollici qui posto frontalmente dove c'è il contachilometri, una pletora di pulsanti sul volante che devo dire sono molto completi e è difficile che io vada ad utilizzare il touchscreen per fare cose, diciamo che da qui si può veramente fare un po' tutto. Il selettore delle marce è in posizione centrale e per andare a selezionare la marcia bisogna prima di tutto essere certi che il veicolo sia pronto alla guida e poi premere il freno e inserire la marcia. Lasciando il pedale del freno automaticamente l'auto comincerà a spostarsi, che non è una cosa che proprio io cioè che mi piaccia più di tanto. Diciamo che comunque è possibile andare a disabilitarla premendo il pulsante di auto hold e in questo caso utilizzando il pulsante di auto hold in questa modalità, nel momento in cui noi ci fermiamo l'auto si ferma come tipo in frenata, è molto utile per le partenze in salita eccetera. Io essendo abituato ad utilizzare il one pedal drive sulla mia auto elettrica, con l'auto hold almeno riesco a fermarmi e poi a non dover ripartire subito. In questo momento noi stiamo andando in discesa, l'auto si sta già rigenerando e possiamo anche andare a cambiare le varie modalità di rigenerazione utilizzando, come ho detto prima, le palette. Hyundai Ioniq ha 3 diversi livelli di guida, quindi drive mode, che si possono utilizzare, anzi si possono cambiare andando a premere il pulsantino dedicato drive mode che trovate qui. Abbiamo una modalità normale, una modalità sport, una modalità eco e come ultima una modalità eco plus. Per arrivare alla modalità eco plus bisogna tenere premuto a lungo
il pulsante Drive Mode. Con la modalità Eco Plus abbiamo una frenata rigenerativa che comunque è sempre impostabile attraverso le palette, abbiamo l'impossibilità di utilizzare il climatizzatore e abbiamo un limite di velocità massima a 90 km/h. Quando passo dalla modalità eco normale alla modalità sport, sento subito che il gas è molto più reattivo e devo dire la verità, è soddisfacente, l'accelerazione è veramente soddisfacente. Lo sterzo diventa leggermente più duro, giustamente, mentre invece nelle altre modalità lo sterzo è veramente molto comodo. È comunque possibile andare ad impostare la frenata rigenerativa, la velocità massima limitata, eccetera, dal computer di bordo, quindi nelle varie modalità è possibile anche impostare questi settaggi. Non ne abbiamo ancora parlato, ma quest'auto dispone di assistenti alla guida. L'auto mantiene la carreggiata, quindi rileva le strisce della corsia, mantiene la distanza dall'auto davanti a noi e in questo momento direi che sono pienamente soddisfatto del suo operato. L'ho utilizzato più volte e devo dire che nel momento in cui io vado ad inserire il cruise control, in questo momento l'auto si guida da sola. Vedete che in automatico l'auto curva, quindi segue comunque la corsia. Ogni tanto bisogna comunque tenere le mani sul volante. Ci ricorderà di tenere le mani sul volante ogni circa 30 secondi. Devo dire che io l'ho utilizzato più volte in autostrada, che è diciamo il percorso consigliato, quindi un assistente di guida in questo momento è più sicuro andare ad utilizzarlo in autostrada. Devo dire che in autostrada si comporta veramente molto bene, quasi al pari dell'autopilot di Tesla. Il sistema di infotainment qui con uno schermo da 10 pollici non è affatto invasivo, anche perché non è praticamente quasi mai necessario andare a spippolare il display, tranne quando si utilizza una navigazione, ma devo dire che vi aiuta veramente tanto l'assistente vocale, perché se io volessi andare verso Brescia basta premere il pulsante, pronuncia un comando, trova Brescia. impostare come destinazione. Sì. Le indicazioni verrà avviate ora. Grazie. Vedete che automaticamente il sistema mi porta verso la mia destinazione e non serve neanche che io lo guardi, perché veramente l'assistente vocale mi aiuta moltissimo. Mi dice di entrare nella rotonda, a quale uscita da arrivare, addirittura quando sono dentro la rotonda mi dice uscire ora. Quindi è molto completo, forse più di Google Maps. Il climatizzatore in questo momento fa un po' caldo, quindi lo abbassiamo. Il climatizzatore è touchscreen e devo dire che non mi sono trovato assolutamente male. Dimenticavo una cosa molto importante: quest'auto ha all'interno una SIM e con questa SIM, con la tecnologia Blue Link di Hyundai, è possibile andare a connettersi con l'app per avere tutte le informazioni tipiche di una macchina elettrica. È possibile andare a schedulare la ricarica, andare ad accendere e spegnere il climatizzatore, chiudere anche le porte. È una cosa interessante. Io sono abituato ad avere un'auto che quando mi allontano si chiude da sola, questa non lo fa e bisogna andare con la chiave a chiudere il veicolo. Una volta mi sono dimenticato quando sono andato al lavoro, l'auto era parcheggiata fuori dal lavoro, quindi nessun grande pericolo, ma dopo circa un minuto l'auto mi ha inviato una notifica con scritto che le portiere erano chiuse, ma l'auto effettivamente non era chiusa.
e con un click ho potuto chiudere effettivamente l'auto e la trovo una cosa veramente molto comoda. Hyundai con la tecnologia Blue Link, quindi una connessione costante con il server e con il cloud, diciamo che ha portato veramente un'innovazione molto forte per quanto riguarda l'infotainment. Ecco, ora siamo sui bolognini e devo dire che la macchina è molto comoda. I sedili sono riscaldabili e anche raffrescabili e in estate sicuramente lo apprezzerete. Allora, se collegate poi il vostro smartphone con la presa USB lì davanti, potete andare ad utilizzare anche Apple Car e Android Auto. O il contrario, Android Car e Apple Auto. No. Collegando il cavo ad un telefono Apple, vediamo che si apre subito immediatamente Apple Car, dove c'è questa visualizzazione a 3 pannelli con la mappa, le varie icone, dove io volendo posso selezionare Spotify ed andare a selezionare, ascoltare una canzone. L'infotainment Hyundai è abbastanza completo, devo dire che è anche altamente customizzabile. Infatti, volendo possiamo, allora, prima di tutto vediamo la mappa e poi volendo comunque possiamo andare a modificare tutti questi widget con quello che ci interessa. Ad esempio possiamo andare ad inserire il meteo, le informazioni di viaggio, la batteria, e una parte interessante è la parte EV. Nella parte EV abbiamo una visualizzazione della mappa con le varie colonnine e ci indicherà sempre la colonnina più vicina. Abbiamo anche una gestione della carica, quindi volendo io posso impostare una partenza programmata andando ad inserire anche la climatizzazione e anche la carica. Nella dotazione standard abbiamo anche il caricatore wireless. Gli specchietti sono reclinabili e hanno anche quel comodo LED, in questo caso arancione, che indica se ci sono delle auto, quindi se le corsie sono occupate sia destra che sinistra, in modo tale che quando io metto la freccia l'auto subito bing bing mi dà un segnale e si accende di arancione là in parte. Ovviamente lo spunto è quello di una tipica auto elettrica, quindi importante, e abbiamo anche un controllo di frenata di emergenza. Sì, ma non proviamo. Sentite? Sì, se non dicevi niente era meglio. Premendo il pulsante della retromarcia automaticamente viene mostrata qui sullo schermo da 10 pollici la telecamera posteriore. Abbiamo i sensori di parcheggio sia davanti che dietro e vedete che sono molto precisi. Il cambio qui, sì, io l'avrei preferito sotto il volante come le classiche americane, però una volta abituatoci non c'è nessun problema. Qui invece indietro abbiamo il freno a mano. E adesso, ragazzi, andiamo a comprarci un panino così mangiamo qualcosa. E Giulio ride, giustamente. Ecco, una cosa di cui non mi ricordo mai è che devo effettivamente spegnere l'auto, quindi devo schiacciare stop, altrimenti l'auto non si chiude. Hyundai Ioniq ha una garanzia di 5 anni, chilometraggio illimitato, mentre la batteria 8 anni o 200.000 km. Per quanto riguarda l'abitabilità dei posti posteriori, possiamo vedere una persona come Gabriele che è alto più o meno 1,80 m. Come comodità di gambe ci siamo, forse un pochino la testa sacrificata, ma è grazie o a causa della linea che ha questa Hyundai Ioniq, che è spiovente. Qui dietro abbiamo anche il poggiabraccio. Una cosa che forse manca sono le USB posteriori per la ricarica dei telefonini, ad esempio per le persone che sono sedute dietro. La settimana scorsa, quando ho ritirato l'auto, ho pubblicato il primo video di impressioni e vi ho chiesto di iscrivervi al canale Telegram e darmi le vostre impressioni e le vostre domande. Allora, Francesco chiede: aiuti alla guida degni dell'anno 2020? Assolutamente sì.
ha degli aiuti alla guida di cui ho parlato prima e direi che è passata. Fold One Italy invece mi chiede: che differenze di guida ci sono tra la versione elettrica e le altre? Beh, in questo momento non so risponderti, ma sicuramente porterò anche la versione hybrid sul canale, perché in base al sondaggio che ho fatto circa l'84% di voi vorrebbe vedere anche altre versioni di questa Hyundai Ioniq. Ademanene mi chiede com'è il sistema infotainment e quali sono le misure dell'auto. Allora, l'auto è larga circa 186 cm e lunga 4,50 metri circa. Ha un'altezza di 1,50 m, da terra è alta 15 cm. Per quanto riguarda il sistema infotainment, devo dire che comunque la qualità del Blue Link, del nuovo sistema di Hyundai, è assolutamente apprezzabile. Ginger Black invece chiede dov'è la batteria da 12 volt. La batteria da 12 volt è qui, sotto il cofano. Ginger Black poi mi chiede anche che ha un pezzo di vetro molto grande sul posteriore. In effetti il cristallo posteriore si divide anche in questa parte qui sotto lo freno di stop. Ci si vede bene in effetti in retromarcia. Ho visto che c'è un pezzo di vetro molto grande sul posteriore. Dall'interno si traduce in più visibilità? Assolutamente sì. Per chi non l'avesse notato, tutta questa parte è in vetro. Da Telegram ci avete chiesto anche che cosa sia il VES. Bene, allora ve lo spiego subito. Il VES si attiva da qui ed è semplicemente il rumore che l'auto fa sotto i 15 km/h. Bene ragazzi, per il video di oggi è tutto. Direi che Hyundai Ioniq l'abbiamo provata, l'abbiamo vista. Rimanete in contatto, quindi iscrivetevi al canale, accendete la campanella e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!